tramezzini, ma così mi fanno, ti devi fare a casa con sta roba buona. Qual è la colazione tua preferita quando stavamo a Roma? Il tramezzino. Ok, perfetto, il tramezzino. Mario ha una passione per i tramezzini, a Roma sono famosi i tramezzini e li fanno tutti quanti i gusti. La mattina uscivamo e facciamo colazione col tramezzino bello caldo, ce lo tostavano bene e dentro lo mangiamo o col prosciutto e formaggio o col tonno e pomodoro, oppure c'era anche un altro tramezzino fantastico che era quello con salame e uova sode. Però noi che facciamo? Ah, ti ricordi? Buono. Però noi che facciamo? Poi dobbiamo farlo diverso, non possiamo fare queste cose normali, no? È giusto? E allora che facciamo? Io volevo fare un tramezzino di stagione, invece di mettere la maionese, facciamo una bella crema di? Guarda un po' che ci sta, dei carciofi. Invece la maionese facciamo una crema di carciofi, buona, gustosa, saporita. Allora, abbiamo dei carciofi fantastici, questi sono i carciofi che a Roma non abbiamo, noi abbiamo la mammola, il romanesco, questo è diverso, questo è un carciofo spinoso che viene dal Benga, guardate quanto è bello. Il che? Dal Benga. In Liguria ci sono questi carciofi, stanno sulla costa, sul sole, sono buonissimi da mangiare crudi, ma anche cotti. Poi senti quanto pungica? Non pungica. Pungica, pizzica. Allora, però prima di fare i carciofi, così facciamo tutto quanto organizzatissimi in cucina, che facciamo? Le uova sode. Acqua fredda, vai. Così ti impari pure a fare le uova sode, perché le uova sode sono buone. Ragazzi, per tutti quanti voi, è una fonte di proteine pazzesca l'uovo, quindi anche prepararvi un uovo sodo e tenerlo in frigo è un bello snack. Per fare un uovo sodo buono, sai che devi fare? Ci metti un po' di sale e sarebbe opportuno anche metterci un po' di aceto, perché se l'uovo si dovesse rompere durante la cottura, il bianco dell'uovo, l'albume che fuoriesce dall'uovo, si coagula subito con l'aceto. Lo sapevi questo? Con l'aceto si coagula subito, cioè si rassoda. Allora, adesso aspettiamo che vai in ebollizione. Nel frattempo parliamo delle cose importanti. Il salame. Allora io ho detto, gli amici miei legali, ho detto, mi mandi qualche salame che voglio fare? Guardate qua mi hanno mandato. Allora, quello già iniziato, la ventricina, ma la sono mangiata ieri sera, sono tornato da lavoro. Mi sono fatto un pezzo di pane con la ventricina buona, buonissima. Guardate qua, la ventricina è classica. Un attimo, quindi la ventricina che cos'è? È un salame pazzesco, fatto con le parti nobili del maiale, è originario Abruzzo Molise, c'ha un profumo pazzesco, c'è un po' di finocchio, un po' di piccante, stilardelli, parti nobili del maiale, guardate la ciccetta qua com'è, guarda, avvicinata, vedi? Guarda un po', guarda che roba, spettacolare. Poi, spianata romana, ma non mi ricordo la già spianata romana. Spianata romana da dove viene? Da Roma. Quindi salame fighissimo. Guarda. Oh Mario. Il primo pezzo. Aspetta, quello è il culetto, aspetta. Mi dà per... Io prendo questa qua. I lardelli, guardate che belli lardelli che c'ha. Guardate. No, scusa, non ho capito. È spettacolare il salame. È da paura. Quindi noi dobbiamo selezionare il salame giusto per la nostra. Per il nostro tramezzino. Poi abbiamo, intanto sta bollendo l'acqua. Ma è lo stesso di questo? È la stessa forma di questo, sempre una spianata, però vedi è piccante. Faccio assaggiare io e mamma, dai. Qua pure ci sta aggiunta, come nella ventricina, i semi di finocchio. Guardate che bello, stupendo. Allora, ci mettiamo il carciofo, bello, gustoso. Un po' di pecorino di fossa dentro a sta crema. Quindi ci serve il salame che poi esce fuori. Non può essere la spianata che è dolce, piace ai bambini, non esce fuori dentro al suo tramezzino. Quindi io penso che questo, il salame Napoli, sia il giusto. Perché è quello giusto? Perché c'è un sentore di affumicato. Senti, che bello, devi sentirlo. Senti che roba bella affumicata. Buonissimo. Usiamo il salame Napoli, ragazzi, mo lo dico io. Perfetto. La cosa figa che cos'è? Che non è piccante, ok? È dolce, affumicato e dolce, è vero Mario? È buono, eh? Perfetto per la ricetta nostra. Acqua in ebollizione. Mettiamo le uova, così le adagiamo piano piano, se non si rompono.
Guardate qui ragazzi, uno si è rotto e subito si era assodato l'albume, come vi dicevo prima io, perché può capitare. Però vedi, subito si è asciugato, si è subito assodato, coagulato, com'è? Qualculato. Ci abbiamo 8 minuti per fare le uova sode, ok? E nel frattempo ci facciamo i carciofi. I carciofi e le spine sono pericolosi se li prendi qua, ma se li prendi qua sono facili. Quindi che facciamo? Sfogliamo questa pagliera. Ma tutti? Si pulisce fino a quando arriviamo sulla parte più tenera, perché sennò poi ci manca il fibroso e non ci piace, non riusciamo a mangiarlo. Quindi va sfogliato per bene. Posso provare? Allora, ricordati come devi prendere, così, bravissimo, tira forte, bravissimo, bravo, ammazza se sei bravo, sei un calciofotto sei, bravissimo, basta così. Adesso guarda che si fa, ti insegno a fare una cosa, si taglia questa parte, senti, finale, Spigolosa. la punta, vedi? Poi si taglia il gambo, ok? Puliamo il gambo così con un coltellino, questo poi ti insegno come farlo, che è importante, per un romano è importante, ma a parte se diventa mezzo milanese, però adesso per un romano è importante, capire i carciofi, mondare i carciofi, perché uno non mi riconosce manco più il dialetto romano, il romanesco dice che andiamo, che vuol dire andiamo, capito? Per me è diventato così, capito? Poi Alcune parole le conosco, un po' me le sono scordate. allora, tagliamo a metà il carciofo, controlliamo se c'è la barbetta, sono bellissimi, appena, guardate, Che? appena, vedi c'è un po' di barbetta, questa qua si toglie, questa, ok? E perché sì, amore, se no c'è la barbetta in bocca, e ci presente quando mangi i capelli di qualcuno o te li tocchi, dà fastidio, no? Per non fare ossidare i carciofi, mettete dentro l'acqua, prendete un limone, così, tagliamo a metà, e ci mettiamo un goccino di limone, un po' di limone, così non si ossidano. Lasciamo il limone qua dentro e poi un pezzo di carta, perché vedi che fanno i carciofi? Vengono a galla. Quella parte che viene fuori a galla si ossida, quindi bagniamo la carta e così a contatto con l'acqua limonata, l'acqua acidula, si tengono belli bianchi. Noi vogliamo bianchi i carciofi. Sono passati 8 minuti dalla cottura delle uova, quindi andiamo a raffreddarle. Vai, così, acqua fredda, perché così il tuorlo, se le raffreddiamo, sarà bello sodo, perché a noi poi ci serve da tagliarlo, capito? Quindi se volete un uovo bello sodo all'interno, dovete farlo raffreddare bene. Dato che oggi usiamo il carciofo d'Albenga, useremo l'aglio di Versailles. Guarda qua, questo è l'aglio quello famoso che ci fanno anche addirittura il pesto. Gratta, bravissimo. Lo sai che è più buono così l'aglio, no? Bello, si sente più il sapore. Intanto metto l'olio, abbondante olio, yeah. Bravo, così, metti nell'olio, vai, stupendo, meraviglioso. Senti il profumo. Tu ti abitui anche di sentire l'aglio, quello buono, c'è un altro profumo. Se l'hai bagnato. Come è piccante, amore? Vai, così. Subito i carciofi. Li famo bene abbrustolire. Pizzetti ovunque, una. Aia! Presa, siamo una presa. Sale, pepe, acqua. Dai. Vuole. Coperchietto o se no, un pezzo di carta. O di quella da forno o la carta del pane che bagnate e mettete sopra. Scopriamo, zac, al massimo e lasciamo cuocere. Rotola l'uovo, così, bravo. Poi ti avvicini con un contenitore e fai questo qui. Piano, con le unghiette. Guarda, ce la fai, piano. Mario, allora devi prendere dimestichezza a usare bene le mani. Le mani vanno allenate anche le mani, le dita, quindi piano dovete prendere dimestichezza nei lavori della cucina e sentire. L'uovo per me è perfetto, già si sente con le mani. Guarda che bello. Marshmallow, bravissimo, marshmallow. Guardate che colore, stupendo. Vediamo a che punto sta la cottura, guardate. Ci siamo, guarda, adesso bene, morbidi. Adesso metto al massimo, faccio restringere un po' questa acquetta, ok? Così viene proprio bella, perfetto. Guardate,
Guarda che colori, stupendi. Guarda Mario, guarda che chiari che sono. Fa mai crema di carciofi. Adesso, vai. Così. Mettiamo i carciofi dentro a un bel contenitore che poi andiamo a frullare. Guarda, così. Che dà pure un po' di morbidezza. E ora andiamo a frullare. Vai. Bello, guarda il colore. Altro che carciofi di sott'olio, quelli già comprati, li stiamo a fare noi. Bella, una crema di carciofi. Ammazza, hanno fatto. Ammazza ragazzi. Vediamo le uova. Certo non ci è sottile, ma guarda che mamma mia! Che torlo che abbiamo fatto, Mariuccio mio! Giallo, bello. Non quella roba mezza nera, ossidata. Questo è un uovo sodo perfetto. Stupendi. Mazza è bello. Tagliamo prima il salame, così, guarda. Ah, così lo tagliamo sottile sottile. Senti che profumo da affumicato. Allora, voi pensate una cosa, perché questi salami sono speciali? Clay è speciale nel fare i salami perché hanno tutti i maiali della loro filiera, sono allevati, sono macellati da loro, tutta roba made in Italy, maiale italiano, anzi romagnolo perché stanno a Imola, so 300 soci, è una cooperativa meravigliosa. Per fare i tramezzini ci vuole il pane in cassetta, non comprate roba industriale, comprate roba fresca, quindi roba di un fornaio, crema dei carciofi, guardate qui. No, qua roba comprata, la fate da voi, sopra e sotto, tu stai già a fare l'avvoltoio, già stai qua vicino, E per ultimo un pezzo di pecorino, che gli dà proprio la botta, le fossa, buono. Un pezzettino, uno spicchietto, grattata, Mario, guarda, con tutta la buccia qua. Hai fatto? E c'hai fame, Mario? Che non ho fatto colazione. Ma come hai fatto colazione? Si mangia la fetta di salame prima? Come? Oh, testimoni siete, Questo ti manda in galera, ti manda. Salame Napoli, che meraviglia, guarda così. Poi, uova sode, guardate come le metto, belle piene, dappertutto le metto. A noi ci piacciono strapieni, quindi doppio salame, Mario, è vero? Doppio salame. No, così, guarda un po'. Cosa ti sei fatto il dito? Oddio! Qua c'è bisogno di lavasse le mani. Poi, guarda, sei pronto? Chiudiamo. Bello così. Fermate, buono. Si tagliano i bordi. I bordi si tagliano per tramezzino. Ok? Porca miseria, Mario. Guarda qua. Di che forma è il tramezzino? È così. Ma non è così. È Come no? così. Tagliamo a triangolo, capito? Questo non è un triangolo. Guardate qua che meraviglia. Mario, assaggiamo? Sto tramezzino? Io dove sto ridendo oggi, ragazzi. Sei pronto a assaggiare, Mario? E l'inizio della ricetta sta con la bocca aperta. Buonissimo. No, non potete capire che bontà. Buonissimo ragazzi, ora si mangiamo pure l'altro, buono. No, questo lo mangio io. No,